Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi andiamo avanti con l'essenza numero 4, quindi andiamo a vedere, diciamo, come si esprime questa energia che è valida per i nati il 4, il 13 e il 31 del mese. Allora, il numero 4 ha come pianeta Marte, la parola chiave è costruzione, mentre il tallone d'Achille è la rigidità. Il 4 in positivo viene a costruire le fondamenta, le basi, le strutture di ciò che verrà nel futuro. Pensate ai numeri. Prima c'è l'1 che dice cominciamo, diamo inizio a questa cosa, a questa avventura, a questo progetto, intraprendiamo questo nuovo percorso. Poi arriva il 2 che è la parte che aiuta, quindi è la classica persona che dice ti aiuto io, non ti preoccupare, tutto quello di cui hai bisogno io sono con te. Poi il 3 dice sì, vi aiuto anch'io, mettiamoci la creatività, mettiamo un logo, mettiamoci i colori, il design, la bellezza, però fino a questo momento nessuno ha fatto nulla di concreto. Diciamo che tutto è stato creato un po' con le idee, ma poi arriva proprio il numero 4 per portare a terra, per concretizzare. È il numero che organizza, che struttura un progetto. Il 4 è la manifestazione della creatività su un piano fisico, quindi sono proprio persone che hanno una grande capacità di lavoro costante, sopportano lunghe giornate di lavoro senza stancarsi, sono molto resistenti, anche proprio fisicamente sono ben strutturati e sono persone radicate. Ricordo sempre che il 4 è il numero che rappresenta la casa, perché la casa è fatta di 4 pareti, quindi indica proprio la stabilità, insomma. Sono persone molto responsabili, sono affidabili, di solito ispirano rispetto, alle persone insomma che le conoscono, perché proprio gli altri percepiscono i numeri 4 come persone leali, come persone oneste, corrette. Sono persone che si impegnano e si realizzano a qualsiasi costo. Cioè, se hanno un obiettivo, fanno veramente di tutto per riuscire a realizzare quell'obiettivo. Vi dicevo prima, sostengono grossi ritmi di lavoro, quindi sono persone che quando si mettono vanno avanti fino a quando non hanno raggiunto il risultato. I 4 sono persone orientate alle cose pratiche, alle cose tangibili, alle cose materiali, infatti è anche un numero materiale e di conseguenza non è che si preoccupino tanto della parte emotiva, della parte spirituale, cioè loro sono persone pratiche, hanno proprio bisogno delle cose pratiche, delle cose tangibili. Quindi si preoccuperanno di costruire, per esempio, un lavoro pratico nel mondo e di solito non sono persone che iniziano cose nuove perché quello è un po' più tipico dell'uno, però diciamo che organizzano, strutturano, cioè nel senso migliorano quello che c'è già, quello che è già stato creato da qualcun altro, quello che c'era già prima, implementano un sistema, un'organizzazione, una struttura già esistente nel mondo e fa in modo che comunque le cose funzionino meglio. Diciamo che un 4 rimette ordine nei processi, nelle strutture che non sono organizzate. Diciamo che è un miglioratore proprio in generale, è quello che rimette a posto attraverso i propri sforzi, attraverso il proprio lavoro. Nel corso della vita un 4 arriva per imparare proprio a costruire la propria vita, per
costruire le proprie fondamenta, le basi, il proprio lavoro, il proprio successo. Quindi di solito è un numero a cui tocca lavorare molto per raggiungerlo. Tendono a reprimere i propri sentimenti perché giustamente sono persone materiali, quindi è come se fosse una parte a cui non danno tanta importanza e comunque non è facile per loro esprimere ciò che provano perché si parla proprio della parte emotiva. Anche se è importante alla fine avere la comprensione, la compassione di chi ci circonda, loro tendono a non dire come si sentono. Difatti, un 4 quando è in coppia può sembrare freddo, può sembrare come staccato, alle volte anche non interessato, però non è una di quelle energie che vi riempie di baci, di coccole, di attenzioni, vi scrive le lettere d'amore, fa le robe romantiche, no. Il 4 è una persona pratica, concreta, è una persona di quelle che lava i piatti, butta fuori la spazzatura, fa le commissioni che ci sono da fare, insomma non sono persone romantiche o che magari fanno gesti particolari, non vi diranno neanche molto sui loro sentimenti, però sono persone che si prendono cura di voi, vi aiutano in quello che dovete fare, oppure magari si prendono carichi che a voi non piacciono, li prendono loro, vi proteggono, cioè sono più persone che fanno cose per voi più che dire. Il 3 era più di parola, il 4 più di fare. E quando però c'è un problema, si fanno in quattro per aiutarvi, cioè come vi dicevo prima, sono più persone che si operano, fanno cose per voi, hanno la capacità di esprimere l'amore attraverso lo sforzo, diciamo in modo diverso dagli altri, cioè loro si sforzano e quello è il loro modo per esprimere quanto vi amano. Ci tengono a mantenere un'immagine di successo, di persona di un certo stile, responsabile, onesta, laboriosa, insomma distinta. E si impegnano anche molto per garantire che gli altri mantengano questa immagine di loro. È molto importante per loro che gli altri si fidino di loro e li vedano come persone rette, positive, integre. I 4 non amano molto attirare l'attenzione, diciamo che gli piace avere una certa immagine, però deve essere discreta, moderata, anche un po' conservatrice direi. Non sono persone che si vestono quindi con colori vivaci, con colori sgargianti, ma piuttosto tenderanno a colori un po' più classici come il blu, il beige, il crema. Abbiamo detto che sono persone che mettono ordine e disciplina ovunque vadano. Difende concetti e tradizioni radicati. Abbiamo detto la casa sono le radici. Di solito lavorano secondo il proprio metodo perché loro sono bravissimi nell'organizzare, nel migliorare qualche cosa che c'è già, abbiamo detto. E per questo motivo non gli piace che qualcun altro interferisca nel loro sistema. Cioè, è un po' come a 4 non piace che gli venga detto come deve fare. Potete dirgli che cosa c'è da fare, ma poi il come lo sceglie lui, perché lui sa come farlo. Ci pensa lui, sa come organizzare il lavoro, sa quali sono i trucchi, sa quali sono gli stratagemmi. Sono persone ferme, sono stabili, hanno molta attenzione al dettaglio e di conseguenza, ragazzi, se avete un'azienda o se avete bisogno di un avvocato, cercatevi un avvocato che sia nato con una vibrazione 4. Quindi abbiamo detto il giorno 4, il giorno 13 e il giorno 31, perché sarà bravissimo a trovare i cavilli, per esempio, ok? Il 4 abbiamo detto che è un numero materiale, quindi viene proprio a costruire la sua sicurezza economica e quindi è un tema molto importante per loro, molto rilevante, cercano proprio questa stabilità, anzi vi dirò, amano proprio la routine, amano le cose sicure, le cose stabili, le cose regolari, amano la vita domestica
Il 4 è quello che ama stare a casa, nel suo spazio, nel suo circondario, nell'appartamento, sul suo divano, con anche magari le sue comodità intorno. Sono persone disciplinate, sono molto resistenti nel lungo periodo, nelle sfide e sono leali e discreti. Non saranno mai persone che fanno scenate in pubblico o che daranno spettacolo, anzi sono molto riservati, sono quelli che vi dicono a casa poi parliamo, a casa facciamo i conti, ok? Il 4 rappresenta le radici, quindi ci parla di una persona che si avvicina al lavoro con le proprie radici, quindi può essere un'attività familiare, qualche cosa che si è imparato magari quando si era bambini. Quindi questa parte è importante perché ci fa capire come lui nutra il lavoro per la tradizione, abbia come un profondo rispetto per le tradizioni e per le usanze dei propri antenati e, dovuto a questo, un gran protettore di famiglia, delle famiglie, dei gruppi, anche degli antenati, come vi ho detto prima, delle tradizioni, della cultura, ok? I 4, avendo questo tema con la materialità e con il costruire la propria sicurezza economica, sono anche bravissimi amministratori con il denaro, sia con quello loro, ma anche con quello degli altri. Di solito affrontano qualsiasi situazione con costanza, determinazione, è come se affrontassero in un certo modo la loro mente, i pensieri, qualsiasi tipo di problema, come vi dicevo prima, si fanno in 4 per risolverlo e fino a quando non hanno la soluzione stanno lì con pazienza, con discrezione, con cautela, analizzano, insomma, tendono ad analizzare le situazioni prima di affrontarle una e un'altra volta, cioè sono super analizzatori. Non sono di quelle persone impulsive che si precipitano, anzi, vogliono prendere certe misure di sicurezza, vogliono fare le cose con calma, con cautela, in modo da essere sicuri. A loro piace la sicurezza. Ed è anche uno dei motivi per cui appare freddo, perché il 4 tende più ad analizzare la situazione più che a fare un botta e risposta, ok? Quindi in alcune relazioni possono sembrare freddi. Andiamo a vedere l'espressione negativa del 4. Abbiamo detto che in positivo viene a generare strutture e ordine. Perfetto. In negativo sarà caos e disordine. Diventano proprio dinosauri, orsi nelle caverne, diventano pigri perché in positivo hanno come questa voglia di fare, questa costanza, mentre in negativo diventano proprio pigri, tendono anche proprio a dormire molto e difatti il loro tallone d'Achille è la pigrizia, perché è una di quelle cose che al 4 fa abbassare tantissimo la vibrazione, tendono a procrastinare. È una di quelle persone che dice vabbè domani vedo, vabbè domani lo faccio, ok? Cioè comincia a lasciare andare, non è più così tanto responsabile delle scadenze, di quello che deve fare, di se stesso. E questa pigrizia alla fine poi li porta in un circolo vizioso dove sono comunque stressati, si autostressano per tutto quello che devono fare e che poi alla fine non fanno. Cioè è come se la mente gli dice se devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro, però poi non facendo niente mi viene da dire autolesionano, si automartellano. Diciamo che un 4 in negativo è una di quelle persone che piuttosto di fare qualche cosa che non ha voglia di fare, paga qualcun altro per fargli fare quello che a lui non piace fare. Quindi, come vi dicevo, diventano come irresponsabili, diventano incostanti con i compiti, con le scadenze, lasciano sempre qualche cosa da fare o aspettano l'ultimo minuto per fare quello che devono fare, se hanno la scadenza alle 12, alle 11:59 hanno finito di fare l'operazione, per esempio, e alla fine si parlano proprio male poi perché si autocastigano, perché procrastinano, perché sanno che è sbagliato. Arrivano anche alle volte ad essere proprio crudeli con se stessi, cioè diciamo che usano la parola come se fosse un'arma a loro sfavore, ok? E vi dicevo prima che sono comunque
persone stabili, persone un po' quadrate. Questo essere quadrati in negativo può risultare un essere, come dire, diretti, essere delle bombe quando si dice qualche cosa. Cioè lui vede il mondo o è sì o è no, o è bianco o è nero. E invece diciamo che dimentica che ci sono tutte le varie sfumature di grigio nel mezzo. È come se diventasse inflessibile, troppo rigido, infatti il suo tallone d'Achille è proprio la rigidità e questo comunque li fa scaricare. Quindi è importante per il 4 lavorare sulla flessibilità. Il 4 nelle relazioni è un geloso nascosto, il che significa che non vi dirà sono geloso, non ve lo dirà in modo diretto, però magari potrebbe farvi qualche insinuazione, potrebbe farvi qualche battuta, cioè non è diretto in questo senso, però ve lo fa capire. Non è uno, come abbiamo detto prima, che fa scenate di gelosia, è uno più di quelli che dice facciamo i conti a casa, però qualche battuta, qualche occhiata, qualche gesto lo fa per farvi capire che quella cosa lì magari gli ha dato fastidio. Diciamo che è una persona riservata, no? E quindi appunto non gli piace esporsi troppo in pubblico, quindi la cosa si risolverà a casa. Possono essere distruttivi quando vibrano in negativo, addirittura violenti, e si angosciano se sentono che qualcuno può scoprire che non sono completamente quell'immagine che loro vogliono dare all'esterno, che loro si sono creati. Li angoscia che gli altri si rendano conto che in realtà non sono la persona molto responsabile, gran lavoratrice e onesta che sembra di essere. Allo stesso modo possono diventare molto creativi con la loro vita privata. Un 4 in negativo non dice a nessuno, né agli amici, né al partner, né alla famiglia, fratelli, cioè nessuno, la loro vita privata. Cioè nel senso che un 4, la vera vita del 4 la conosce solo il 4 stesso, perché appunto è molto riservato e non gli piace mettersi in piazza, non gli piace che gli altri sappiano quali sono diciamo, i temi più rilevanti della sua vita o dettagli della sua vita. Inoltre sono, essendo molto quadrati, sono persone che non si lasciano andare, sono controllati, non fluiscono, proprio non lasciano andare il controllo. E non si lasciano andare al divertimento, non si lasciano andare ai peccati di gola, alla gioia, allo sperimentare proprio. Si uniscono in modo molto rigido, molto strutturato e anche molto critico e molte volte diventano severi sia con se stessi ma anche con gli altri, soprattutto nel momento in cui magari fluiscono e gli altri si divertono, il 4 avrà come dei sentimenti, delle sensazioni critiche nei confronti di chi lo fa, proprio perché lui non se lo permette, ok? Diciamo che è abbastanza tipico per un 4 sentirsi come delle responsabilità fino dall'infanzia, da un'età molto giovane. Assumono compiti che a loro non corrisponde, per quello che si sentono sovraccaricati fin dall'infanzia. Difatti il 4 è qui proprio per riconoscere la struttura, questo quadrato, diciamo, no? Che definisce i confini, i limiti proprio e la struttura. Quindi di solito sono bambini che fin da piccolissimi sentono di avere questo peso e sentono quasi di doverlo proteggere, di doversi prendere cura di questa responsabilità, che magari, ripeto, non è loro. Quando un 4 vibra in negativo diventano ribelli, diventano testardi, diventano intransigenti e possono anche come attivare una tristezza mentale, il critico interiore che continua a martoriarli. E, come vi dicevo prima, sono severe sia nei confronti di se stessi che nei confronti degli altri, ma quando vibra in negativo, tutto questo criticare, soprattutto verso di sé, può portare proprio come a una tristezza mentale. È come se ci fosse un circolo vizioso che lo tira giù a livello energetico. E quando sono in negativo quindi tendono a diventare chiusi,
super riservati, ermetici quasi mi verrebbe da dire. Potreste anche scambiarli per timidi o introversi. Ragazzi, avere a che fare con un 4 vuol dire che non sapete mai che cosa stia succedendo, non sapete che cosa stia pensando e non sapete nulla di quello che stanno provando, perché tengono tutto per sé. E alle volte, quando vibrano in negativo, la loro eccessiva serietà li trasforma in persone anche un po' noiose, vi devo dire, valide, però noiose. Quindi abbiamo detto che sono persone materialiste e quando vibrano in negativo dimenticano completamente sia la parte spirituale che la parte emotiva, cioè come se non esistessero, non gli dà importanza, non servono, non producono niente di concreto e quindi non servono. Diciamo che se non serve a generare denaro, risorse o sicurezza materiale, al 4 in negativo non interessa. Diventano anche alle volte arroganti e insoddisfatti. Di solito il 4 interviene per risolvere un problema di risentimento o di senso di colpa o di rimorso e non credono a nulla di più di ciò che vedono con i loro occhi. Sono un po' come San Tommaso che deve picchiare il naso. Diciamo che il 4 è un numero che viene a rompere le strutture del padre, le strutture che i genitori, la famiglia o comunque gli avi hanno messo in atto. E sono anche schemi mentali che riguardano il fatto che la vita sia dura, piuttosto che la vita sia limitante, piuttosto che bisogna combattere per vivere o bisogna combattere o lottare per ottenere i propri obiettivi. Ed è esattamente questo quello che viene a fare il 4 per evadere, per uscire da questa limitazione. I lavori potenziali per un 4 potrebbero essere quindi un imprenditore, per esempio abbiamo detto che è bravo a organizzare, è bravo a gestire, l'impresario. La differenza tra impresario e imprenditore è che l'imprenditore apre un'attività basata su di sé, su di lui, cioè se manca lui l'attività non va avanti. L'impresario è colui che monta un'azienda per poi rivenderla e la sua figura professionale non è indispensabile, può essere sostituita. Potrebbe anche essere amministratore, magari condominiale, piuttosto che amministratore di denaro. Potrebbe essere un avvocato, un impiegato, un operaio, perché abbiamo detto che va avanti nel lungo periodo, o anche un artigiano, che è qualcuno che ha a che fare con le mani. Bene ragazzi, riassumendo un attimino, abbiamo il 4 in positivo, abbiamo detto che è un costruttore, abbiamo detto che sono persone responsabili, cercano la sicurezza, la stabilità, sono persone conservatrici, amano le tradizioni e difendono, proteggono anche la famiglia e le tradizioni, amano avere una certa immagine e poi sono persone che analizzano molto, quindi il pensiero raziocinante. In negativo abbiamo detto che se in positivo è costruttore, in negativo è il caos, il disordine, abbiamo detto qualcuno che non costruisce. Poi tendono a procrastinare, quindi la pigrizia e l'irresponsabilità, procrastinare. Diventano noiosi, era meglio se l'avessi scritto qui all'altezza di analizzano, ma va bene. Possono essere anche testardi quando vibrano in negativo, sono arroganti e tendono a controllare. Come ho detto anche negli altri video, ragazzi, se vibrate con un'energia 4 può succedere che nella vostra vita ci siano periodi
in cui vibrate in positivo e periodi in cui vibrate in negativo. Oppure possono esserci settori in cui vibrate in positivo e settori della vostra vita in cui vibrate in negativo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti in che cosa vi rivedete. Per sostenere il canale, ragazzi, potete mettere like, iscrivervi, condividere il video magari a qualcuno che possa interessare l'argomento. Io spero di avervi dato anche oggi spunti interessanti per rivedervi, per autoconoscervi e vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!